Buongiorno, sono Linda Borean e insegno storia dell'arte moderna all'Università di Udine come professore associato. Io ho studiato all'Università di Udine, all'epoca il corso di laurea in conservazione dei beni culturali era fresco di apertura, mi sono trovata molto bene, c'era un ambiente di studenti provenienti da tutta Italia ed era anche una delle caratteristiche appunto straordinarie di quegli anni, e mi sono laureata con una tesi tra virgolette ancien régime in un certo senso nell'ambito degli studi storico-artistici, cioè su Vittore Carpaccio, uno dei pittori di punta del Quattrocento veneziano. La mia attività accademica scientifica però fortunatamente non si ferma nelle aule universitarie, ma prosegue anche all'esterno, soprattutto sia nella città di Udine ma anche un po' nel resto del mondo, dove organizzo mostre, faccio parte di comitati scientifici di musei come le Gallerie dell'Accademia. Attualmente sto collaborando al riallestimento della Galleria d'Arte Antica di Udine quindi diciamo sono un docente universitario ma con un ventaglio di attività, un po' a macchia di leopardo. Ma da ragazzina ero follemente innamorata dei romanzi, della letteratura sia italiana sia straniera, quindi leggevo tantissimo, detestavo la matematica, i numeri, e questo mi ha chiaramente così indirizzato un po' in maniera quasi, non dico obbligata, ma abbastanza naturale a scegliere un corso di laurea appunto di carattere umanistico. Amavo molto la storia, ero affascinata dalla filosofia e quindi un po' tutte queste componenti mi hanno appunto in qualche modo indirizzato, come ripeto, in via naturale a questo genere di percorso di formazione. Sì, come dice un caro amico, io vivo con il coppo in testa, il coppo appunto, la tegola delle abitazioni, nel senso che ho sempre amato molto viaggiare e conoscere, ma questa è un po' la mia curiosità. Quindi fin dai tempi della formazione universitaria avevo compiuto qualche soggiorno di studio all'estero, soprattutto in estate, e per uno storico dell'arte come me all'epoca era soprattutto la Whit Library o il Warburg, un po' i templi, all'interno dei quali soggiornare per dei brevi periodi di formazione. E poi, subito appena laureata, ho vinto una borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri, ho passato 2 anni a Bruxelles, all'Università Livre, dove non solo ho potuto studiare arte fiamminga con i maggiori specialisti del momento, ripeto, eravamo metà degli anni '80, ma anche potuto compiere delle esperienze professionali con importanti galleristi, mercanti d'arte, e quindi vedere un altro aspetto in qualche modo di quella che è una delle varie possibilità professionali del nostro mestiere, della nostra formazione. E poi nel tempo e successivamente ho sempre cercato e ottenuto fellowship all'estero, dall'Europa agli Stati Uniti, al Metropolitan Museum e al Getty Museum, perché sono una fervente sostenitrice delle relazioni internazionali, ma perché soprattutto soltanto tramite questo confronto diretto, continuo, con realtà completamente diverse dalla nostra, e lo dico sempre ai miei studenti, li incoraggio continuamente, ci si può un po' allargare l'orizzonte, la prospettiva sia di studi ma anche di modus operandi e di modalità di pensiero. Ovviamente in quella che svolgo, essendo un professore di storia dell'arte moderna, la mia formazione, io mi sono laureata in beni culturali, prima avevo frequentato l'istituto magistrale, è ovvio che è una componente fondamentale, ma prima di approdare a quella che è la mia occupazione odierna, io ho svolto, altre professioni in qualche modo meno correlate, meno collegate, dalla commessa al funzionario amministrativo presso la Regione del Veneto. Ebbene, in tutti questi ambiti devo dire la cosiddetta formazione umanistica, l'abitudine a pensare, a riflettere, a dialogare, che mi era stata fornita dagli studi di filosofia, di latino, anche dalla grammatica latina molto banalmente, mi hanno aiutato ad entrare anche in empatia, in termini di ragionamento, in termini intellettuali, con le persone, con i colleghi, ma anche con appunto il resto della società.
Sicuramente sì. Faccio un esempio che non riguarda me, ma una cugina che si è laureata a lettere qui a Udine, in lettere antiche peraltro, e che oggi è manager, adesso non so dire l'esatta posizione, presso il quartier generale dell'Hilton a Londra, quindi in un comparto professionale completamente diverso da quella che è stata appunto la sua formazione in studi classici, però è stata scelta all'epoca proprio per questa sua capacità di ragionare, di confrontarsi ad ampio raggio. Scegliere di seguire la sua passione, perché soltanto una forte motivazione, una forte passione, cioè studiare ciò che piace, consente di farlo al meglio, consente di raggiungere il traguardo della laurea con efficacia, con, appunto, ripeto, la motivazione, che non è una parola banale ma una parola importante, e quindi non scegliere un percorso soltanto perché sarà o potrebbe essere potenzialmente sicuro sul piano della professione, perché alla fine poi quasi nessun percorso lo è a priori in teoria, e quindi scegliere ciò che si ama, studiare ciò che si ama, e questo sicuramente prima o poi avrà dei risultati.